Bentornati nuovamente nel mio canale e se sei nuovo, benvenuto! E quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. E inoltre lascia sempre un commentino, anche solo di saluto, mi fai felice. E condividi se puoi i video nei tuoi social per far conoscere il mio canale il più possibile. Ti ringrazio, grazie! Oggi è un video dove parliamo della t-shirt. Nel mio canale YouTube ti ho fatto vedere come si cuce una t-shirt elasticizzata, abbiamo visto anche la lezione dove ho parlato di come si cuce la maglina, di come si cuce il jersey, quindi abbiamo varie lezioni di cui abbiamo parlato appunto di questi argomenti. Iniziamo con la storia della t-shirt, perché mi piace comunque approfondire a 360 gradi questo tipo di abbigliamento che ormai è diventato un abbigliamento iconico che viene utilizzato e indossato in tutto il mondo. Inizialmente nell'Ottocento era un indumento intimo indossato esclusivamente dagli uomini. Nel 1899 l'uniforme ufficiale dei Marines americani e la Marina la fa produrre durante la Seconda Guerra Mondiale. A metà degli anni 50 diventa popolare grazie al cinema di Hollywood, perché John Wayne, Marlon Brando e James Dean, prima sotto una camicia perché all'epoca le braccia nude erano considerate sconce, successivamente come indumento a tutti gli effetti e in segno di provocazione. Oggi, come detto prima, invece è uno dei capi più indossati al mondo. Parliamo del nome, come è nato il nome t-shirt? Semplicemente perché ha una forma di T, non ha sistemi di chiusura e lo scollo deve per forza essere elasticizzato, può essere a girocollo, a V, a barchetta o a ballerina. Per esempio oggi io indosso una t-shirt a barchetta un po' ampia a spalle scoperte. Come può essere realizzata? Esclusivamente di maglia, può essere a manica lunga, manica corta, a 3/4, il taglio è aderente ed è molto attillata, ma può essere anche molto ampia e può essere in tinta unita oppure con un materiale stampato oppure con applicazioni. I colori più usati sono il bianco, il nero e il grigio. Come scegliere il tessuto e quali sono i tessuti adatti per cucire questo tipo di maglia? Il jersey, di cui ti ho fatto tra l'altro un video su come cucire il jersey, ti ho parlato proprio bene, tutto un video ben fatto su tutto l'argomento jersey. Parliamo oggi del jersey di cotone. Prende il nome dall'isola di Jersey nella Manica, dove i marinai in pensione lavoravano la maglia più basilare. Infatti sul dritto tutte le maglie sono dritte e sul rovescio sono tutte al rovescio. Come già detto anche nell'altro video che ti ho fatto sul jersey, è stata la prima a utilizzare questo tipo di tessuto la nostra Coco Chanel, sempre all'avanguardia, sempre una persona con la mente aperta e che riusciva a vedere e a notare ciò che gli altri non sono riusciti a notarlo prima di lei. Quindi l'utilizzo anche di un tessuto che veniva normalmente utilizzato da dei pescatori, che poi è stato utilizzato anche nella moda. Ma non ci stupiamo, perché Coco Chanel è sempre stata una persona intuitiva, una persona aperta alle novità, che di certo non si faceva scoraggiare in queste circostanze, e diciamo che il suo contributo è stato veramente spettacolare. Lei pensava infatti molto alle donne e il suo obiettivo era quello di fare in modo che anche le donne come gli uomini potessero vivere in una condizione di comfort, quindi non tutte con le stecche. Immaginiamo che quel periodo precedente a Coco Chanel la moda era molto difficile da portare per una donna, perché c'erano i corsetti con le stecche che comunque creavano non pochi problemi alle donne. Il jersey, di cui ti ho già parlato, comunque te ne parlo anche in questo video, è estensibile in altezza, quindi la trama, ma non ha la stessa elasticità del jersey Milano. È un tessuto estivo o al tessuto a costina. Per evitare che si allarghi
è necessario scegliere un tipo che contenga una piccola percentuale di elastano, dal 2 all'8%. Adesso andiamo a vedere come possiamo cucire questo tipo di tessuto. È difficile da cucire perché è un tessuto che quando tu lo cuci si arrotola su se stesso, nel senso della trama. Per ovviare a questo inconveniente, uno dei consigli è quello di inamidarlo o stirarlo prima di cucirlo. La marcatura, come marcare i jersey, non è facile. Lo possiamo fare con un pennarello per tessuti, quelli che poi lavando vanno via e che si vedono di più rispetto ai comuni gessetti che non riusciamo bene a tracciare le righe. Oppure si possono utilizzare anche una tecnica dei puntini, cioè ogni 2 o 3 centimetri si possono effettuare dei puntini invece di fare una linea dritta per delimitare le parti ovviamente della maglia che dobbiamo confezionare. Il rinforzo è molto importante, il rinforzo, come detto anche nell'altro video di cui ne abbiamo già parlato, il rinforzo con della teletta termoadesiva. Questo perché il tessuto di jersey tende a perdere forma, quindi soprattutto in determinate parti della maglia bisogna applicare appunto il tessuto di rinforzo. Ad esempio le cuciture delle spalle che potrebbero allargarsi con il tempo e con l'usura della maglia, quindi applicare per esempio delle strisce, le vendono già preparate, già in commercio di svariate marche, che sono tagliate in sbieco e che si applicano appunto in punti strategici della maglia, come possono essere appunto nelle spalle, nel girocollo, nel giromanica, che comunque essendo tagliato in sbieco ottiene l'elasticità della maglia. Filo, ago e punto consigliati. La macchina per cucire ha il punto elastico o overlock, l'ago è il jersey stretch, quindi ago jersey o ago stretch circa 80-90 e il filato consigliato è il poliestere. Come fare l'orlo? Questo è un punto dolente. Solitamente con la macchina per cucire si possono fare varie cose. Allora, prima di tutto con l'ago gemello, che comunque a me non piace utilizzare per le maglie elasticizzate perché non tiene e si strappa. Anche se utilizziamo l'ago gemello per tessuti elasticizzato, quindi jersey, pre-jersey, comunque io non mi sono mai trovata bene. Siccome a me piace tantissimo realizzarmi le maglie, io non utilizzo la macchina per cucire per fare questo tipo di confezioni, ma ho messo i soldini da parte e ho comprato la macchina punto copertura, di cui ti ho fatto delle lezioni anche su questa. Quella che sto utilizzando io è una macchina punto copertura della Necchi, che è NL11C, che trovi appunto nel sito di neckishop.com, e te ne ho parlato. Se vuoi altri video che trattano e di cui ti parlo appunto di questa bellissima macchina, che comunque è utilissima perché ti fa proprio un punto super perfetto e in un'unica passata, in un'unica volta ti cuce perfettamente le maniche, i pulsini, lo scollo. Può essere utilizzata veramente per tantissimi scopi. Chiaramente ha un prezzo elevato questo tipo di macchine, però fa la differenza assolutamente. Inizialmente quando io facevo per esempio i costumi da bagno, perché io ho fatto anche i costumi da bagno, non avevo il punto copertura e ho utilizzato la macchina per cucire. Cosa ho fatto? Ho utilizzato l'elastico, allora il nastro elastico, quindi utilizzavo il punto elastico triplo punto, quindi un triplo punto, e poi rigiravo il tessuto e lo ribattevo con il punto elastico appunto a triplo punto. Mentre per cucire le parti interne, invece di utilizzare un punto dritto che chiaramente si spezzerebbe immediatamente, esiste un punto specifico che è un punto zig zag molto stretto, che è un punto che sembra un fulmine, ha una forma di un fulmine. Controlla se la tua macchina per cucire ha questo tipo di punto e devi utilizzare quello. Quindi per cucire per esempio le spalle, per cucire i fianchi, devi utilizzare questo tipo di punto e non il punto dritto. La taglia e cuci è utilissima, che te lo so a dire, ovviamente è utilissima per questo tipo di confezione, perché chiaramente la confezione di questo tipo di maglie è una confezione che non è tanto sartoriale, ma tanto più che altro è una confezione di tipo industriale, perché parliamo di maglie sportive e quindi anche facili da realizzare. Perché se hai una taglia e cuci
appunto, come dice la parola, la taglia e cuci è una macchina diversa rispetto alla macchina per cucire, che ti permette di, come dice la stessa parola, tagliare e cucire in una sola volta. Quindi tu passi la taglia e cuci, per esempio, per fare la cucitura, per esempio delle spalle oppure dei fianchi e via dicendo, la puoi fare con la taglia e cuci in un unico passaggio. Io chiaramente, quando ho iniziato a cucire, quando ho notato che il cucito mi piaceva moltissimo e quindi volevo farmi tutto il mio guardaroba cucito da me, ho comprato e investito nella mia prima macchina per cucire. Adesso io uso quella della Necchi, che è una macchina tra le ultime che è uscita, anzi l'ultima macchina che è uscita dalla taglia e cuci, che è la NL11C. Di questa ti ho fatto tantissimi video tutorial dove ti spiego come utilizzarla e arriveranno comunque a breve anche altri video, quindi rimani sempre aggiornato. Per quello che ti dico, rimani sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Chiaramente il top del top in questo caso sarebbe avere la taglia e cuci e la macchina appunto copertura, ma non tutti abbiamo la disponibilità economica per poterle comprare, acquistare. Comunque sono molto utili se fai, per esempio, lo fai per lavoro, magari fai tante maglie, allora riuscirai magari con il tempo a ammortizzare la spesa. Penso di averti detto praticamente tutto per quanto riguarda la t-shirt, il modo in cui si confeziona e i trucchi, insomma le modalità che devi utilizzare per poterla cucire al meglio in maniera professionale e pulita. Io spero che questo video ti sia stato utile e allora regalami un bel like, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, commenta e condividi il video. Vabbè, troppe cose? Vabbè, almeno mi ringrazi così. Vabbè, non chiedo tanto, dai. Ti mando un grande bacio sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video.